Eman è un nome che viene appunto da Rudolf Steiner, significa spirito maledetto o spirito demoniaco. E in questo momento è incarnato. È un uomo, poco meno della mia età, e ha in mano l'intero sistema mondiale quasi dell'economia. Quindi usa l'economia per il raggiungimento dei suoi scopi. Quindi San Francesco, quando disse il denaro è lo sterco di Satana, la sapeva lunga. Sono due forze spirituali, sono due entità, come ha detto il collega, Lucifero lavora nello spirituale, Satana lavora nel materiale. Tutta la nostra filmografia, i romanzi, eccetera, eccetera, plaudono, esaltano sempre il mondo materiale perché è l'unico posto dove Satana abbia potere. Lui non ha potere nel mondo spirituale. Sono due entità speculari, quindi Lucifero sta a Cristo e Satana sta a Gesù. Sono le contrapposizioni, sono le due forze evolutive che stanno portando avanti quel progetto divino che Cristo ci spiega nel Vangelo con la parabola del grano e della gramigna. Quindi sono le due forze che stanno selezionando l'umanità, ne stanno creando attraverso le loro pulsioni materiali e spirituali, ne stanno creando la selezione, perché il progetto di Dio ovviamente è un progetto che si realizzerà. L'Onnipotente non chiede il permesso, non deve discutere con qualcuno. Intanto parlo fino a che mi preparano il computer e poi introdurrò l'argomento, perché quello che i governi stanno facendo riguarda Satana. E quindi queste due forze devono polarizzare attraverso le loro pulsioni la nostra scelta di vita. Perché Dio ha bisogno, dopo migliaia e migliaia di anni in cui in questo mondo prevale la violenza, la guerra, la sopraffazione, l'inimicizia, la competizione invece della collaborazione, il progetto di Dio che Cristo viene ad annunciare è il nuovo regno. Nel nuovo regno ovviamente non ci possono essere tutte le nefandezze e le storture che hanno caratterizzato la storia dell'umanità. Per cui il Padre Eterno, che è l'unico arbitro di questo grande gioco, usa queste due forze, suo figlio Cristo, il suo personificato Gesù, Lucifero e Satana, per creare la polarizzazione e lasciare a noi, nel libero esercizio della legge del libero arbitrio, lasciare a noi la scelta di quale forza servire, a quale forza aggregarci. Quindi il compito del male non è lottare contro Dio, l'Onnipotente non può avere nemici, l'Onnipotente non discute con nessuno, dà solo ordini e basta. E quindi queste due forze servono per questo qui. Stanno polarizzando l'umanità, perché nel nuovo regno, affinché questo nuovo regno possa esistere, prima bisogna avere i cittadini. Un regno non è un regno se non ci sono gli esseri umani. Se noi prendiamo un grande luogo pieno di bellissimi palazzi, tecnologie straordinarie, tutto quello che di bello potete immaginare, ma invece che esseri umani ci sono le talpe e i criceti, non è un regno, è un luogo deserto dove razzolano gli animali. Quindi prima di fare un regno ci vogliono gli abitanti, ci vuole il popolo. E quindi la missione di Cristo in questi 2000 anni è stata dall'inizio, perché siamo ancora dentro la sua missione, lui è venuto e deve tornare a raccogliere il frutto di questa selezione. È un'autoselezione fatta da noi con le nostre scelte attraverso appunto le pulsioni delle entità positive e negative. Quindi il progetto del regno è quasi compiuto, manca poco. E sono sul nostro pianeta le forze universali che collaborano a questa realizzazione. Quindi sono in mezzo a noi gli angeli di Cristo con le loro straordinarie e favolose tecnologie. Quindi questi esseri che ci stanno visitando sono gli angeli di ieri che oggi noi abbiamo chiamato extraterrestri. E questi esseri non sono, come tanti magari possono ipotizzare, degli astronauti di altri mondi, sono esseri molto più complessi, molto più evoluti e posti su vari piani dimensionali. Diciamo sono sulla scala sia esecutiva, quindi la quarta dimensione che è la dimensione angelica, e sia divina che è la triade divina superiore, cherubini, serafini e troni. Sono tutti sulla terra
perché il contatto tra noi e questi esseri non è un contatto tra l'umanità e gli abitanti di altri mondi, astronauti, è il contatto con quella gerarchia che disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.